Ti sei mai chiesta come si innamorano davvero gli uomini? Cosa passa nelle loro menti e nei loro cuori durante questo processo? Se pensi di saperlo, forse è arrivato il momento di guardare le cose da una prospettiva diversa. Che cosa succede quando iniziano a provare qualcosa di più profondo? Come si sviluppa il loro amore nel tempo? In questo video esploreremo le differenze nelle fasi dell'amore tra uomini e donne. Come ciascuno vive il processo di innamorarsi e, cosa ancora più importante, cosa sta realmente accadendo nella sua testa. Sapevi che l'amore maschile ha un percorso tutto suo, con fasi che spesso sfuggono a ciò che immaginiamo? Benvenuta su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo il profondo universo delle emozioni e delle relazioni umane. Qui ti aiuteremo a comprendere i misteri delle relazioni, svelando la psicologia che si nasconde dietro sentimenti e comportamenti. La promessa è chiara: dopo aver compreso queste fasi, vedrai la psicologia maschile con maggiore chiarezza e profondità. Questo ti permetterà di vivere le tue relazioni con una consapevolezza più profonda. Sei pronta a scoprire cosa passa davvero nel cuore e nella mente degli uomini? Allora, iniziamo insieme questo viaggio di scoperte. Hai mai provato quell'attrazione travolgente per qualcuno, come se qualcosa dentro di te si risvegliasse all'istante? Quella sensazione inspiegabile ma irresistibile che ti chiama? Benvenuta alla prima fase dell'amore, il desiderio. Questa fase è rapida, diretta e, nella maggior parte dei casi, impulsiva. È il momento in cui l'attrazione fisica prende il sopravvento, guidata da ormoni come il testosterone negli uomini e l'estrogeno nelle donne. È quel momento in cui guardi qualcuno e, senza sapere esattamente perché, senti un impulso quasi incontrollabile di essere vicino a quella persona. Ma è davvero questo ciò che chiamiamo amore? In realtà, no, il desiderio è pura chimica. Attrazione fisica, un desiderio carnale di vicinanza. All'inizio, è tutto una questione di gratificazione, tutto legato all'impulso. Non c'è nemmeno tempo per chiedersi cosa si cela nell'anima di questa persona. L'unica cosa che conta è la chimica nell'aria, quel brivido che percorre la schiena quando gli sguardi si incrociano. Ma cosa succede quando questo desiderio svanisce? E come si evolve in qualcosa di più profondo? Ti sei mai accorta che, spesso, la passione fisica può essere il trampolino di lancio per qualcosa di molto più grande? Ed è qui che la storia inizia davvero, ma, per ora, siamo solo all'inizio del viaggio verso la vera essenza dell'amore. Quando parliamo della fase del desiderio, ci riferiamo al primo impatto, a quella scintilla immediata che nasce quando proviamo attrazione fisica per qualcuno. È un'esperienza che si verifica in pochi secondi, come un impulso biologico che non chiede il permesso. E ti sei mai chiesta perché accade? La scienza ci dice che tutto parte dagli ormoni, e, anche se il desiderio è naturale e persino essenziale, da solo non rappresenta l'amore. È solo il punto di partenza, una porta aperta verso qualcosa di più. Ma come può qualcosa di così fisico essere l'inizio di una connessione autentica? Ed è qui che il gioco si fa interessante. Il desiderio è fugace, ma, se alimentato nel modo giusto, può trasformarsi in qualcosa di più profondo. Prima di tutto, però, è necessario che questa attrazione fisica si evolva. Cosa succede quando entra in gioco la mente? Cosa serve affinché il desiderio si trasformi in una vera connessione? Solo il tempo potrà rivelarlo, ma ricorda, la vera magia dell'amore non sta solo nel desiderio istantaneo, sta nel modo in cui questo ci conduce verso qualcosa di più duraturo e significativo. Ora, immagina di immergerti completamente in qualcosa di più grande. Il desiderio è ormai passato, ma una sensazione ancora più intensa emerge, qualcosa che non riesci a controllare. Questo è il fase dell'attrazione, o, come molti lo chiamano, l'amore romantico. Senti che la tua mente è completamente focalizzata su una sola persona. È come se il resto del mondo scomparisse e tutto ciò che conta fosse quella connessione, quell'energia condivisa. Ma cosa sta succedendo dentro di te? La chimica cerebrale entra in gioco, norepinefrina, dopamina e serotonina. Queste sostanze prendono il sopravvento sul tuo corpo,
creando un piacere intenso, come se fossi dipendente da ogni sguardo, da ogni parola di quella persona. È un ciclo avvincente, più provi, più desideri provare. Il cuore accelera, le farfalle nello stomaco iniziano a volare e, all'improvviso, ti accorgi di comportarti in modo diverso, quasi involontariamente. Le tue emozioni sono in superficie e il tuo comportamento cambia. Ti ritrovi a sorridere senza motivo, a pensare a lei o a lui ogni secondo. Hai mai notato come, a volte, ti senti al comando, ma allo stesso tempo completamente alla deriva? L'attrazione è questa tempesta che sembra dominare mente e corpo, creando una sensazione di estasi ma anche di vulnerabilità. E, sebbene sia dolce, è una delle fasi più potenti, capace di trasformare ogni momento in qualcosa di magico. In questa fase, l'attrazione va oltre il fisico. È come se stessi vivendo un vortice di sentimenti, dove ogni conversazione, ogni tocco, ogni risata condivisa diventa qualcosa di memorabile. La tua mente inizia a creare scenari, immaginando il futuro, desiderando di più. Quello che prima sembrava una semplice chiacchierata ora si trasforma in qualcosa di significativo, come se il mondo intorno si fermasse per fare spazio a questo nuovo legame. Senti che non si tratta solo di attrazione, è come se il tuo cervello fosse condizionato a credere che questa persona sia essenziale per la tua felicità. E ciò che è più affascinante è che, mentre tutto questo accade, ti coinvolgi sempre più emotivamente, e proprio in questo momento molti si chiedono, è amore? Ma la risposta è complessa. L'attrazione romantica non è vero amore, bensì una fase intensa in cui emozioni e chimica cerebrale ti fanno credere di aver trovato qualcosa di eterno. Questa fase può essere così travolgente che è difficile distinguere tra pura passione e amore. Sappiamo solo che, quando questa chimica prende il sopravvento, inizi a comportarti in modi che non avresti mai immaginato, facendo follie per un sorriso, per uno sguardo. E, a volte, nel mezzo di questa euforia, è proprio lì che iniziamo a perderci un po' di vista, abbandonandoci completamente a ciò che sta per arrivare. Ora, immagina che il vortice di emozioni e l'adrenalina dell'amore romantico inizino a lasciare spazio a qualcosa di più profondo e sereno. Stiamo entrando nella fase del legame, dove tutto inizia a stabilizzarsi e ad approfondirsi in modo più duraturo. Qui, l'amore non è più una fiamma intensa che brucia solo per un momento. Si trasforma in una connessione solida e rassicurante, in cui la base emotiva è fatta di fiducia reciproca e impegno. È in questa fase che si comincia a costruire un futuro, non solo per se stessi, ma per entrambi. La passione è ancora presente, ma evolve in qualcosa di più tranquillo e appagante. Ciò che accade nel corpo durante questo processo è affascinante. Ormoni come l'ossitocina, conosciuta come l'ormone dell'abbraccio, e la vasopressina, legata al legame duraturo, entrano in gioco. Questi non solo rafforzano i legami emotivi, ma creano anche una sensazione di benessere e appagamento. Il desiderio di stare insieme, di condividere la vita, cresce in modo naturale, e l'idea di formare una famiglia, o semplicemente di vivere accanto a qualcuno che si ama, inizia ad acquisire un significato profondo. Tuttavia, è importante ricordare che non tutti raggiungono questa fase nello stesso modo. In alcuni casi, come nei matrimoni combinati, questo legame può formarsi fin dall'inizio, senza passare attraverso le fasi del desiderio o dell'attrazione intensa. Alla fine, la fase del legame ci dimostra che il vero amore è una costruzione quotidiana, un percorso di crescita e connessione che diventa la base di una vita condivisa. Man mano che il legame si consolida, ti accorgi che l'intensità delle fasi precedenti inizia a diminuire, ma in un modo che non riduce la connessione, bensì la trasforma. È in questo momento che la relazione acquisisce una stabilità tanto ricercata, dove la fiducia reciproca e il sostegno emotivo diventano pilastri essenziali. Le piccole cose, come passare un pomeriggio insieme o semplicemente condividere del tempo nella reciproca compagnia, acquisiscono una profondità che prima sembrava impossibile. Non si tratta più solo di ciò che provi in quell'istante, ma di come ogni gesto, ogni parola e ogni sguardo rafforzino l'idea di costruire qualcosa di significativo. È la creazione di una storia condivisa, dove il legame cresce non dal desiderio di possedere,
ma dal desiderio di camminare insieme, di crescere insieme. Ed è in questa fase che l'amore diventa più di una sensazione passeggera. Si radica nelle azioni quotidiane, nell'impegno di esserci l'uno per l'altro, non solo nei momenti felici, ma anche nelle sfide della vita. Il legame è la fase in cui le promesse silenziose di prendersi cura, sostenere e rispettare diventano naturali come respirare. E mentre la fase dell'attrazione è guidata dall'emozione e dalla chimica, il legame ci insegna che il vero amore si sostiene con la presenza, la costanza e la decisione consapevole di stare accanto a quella persona, giorno dopo giorno. È qui che i semi dell'amore vengono coltivati per crescere in qualcosa di duraturo, con radici profonde che resistono alla prova del tempo. E, prima di proseguire, ti sei già iscritto al canale Emozioni e Connessioni? Se ti sta piacendo quello che stai ascoltando, non perdere i nostri prossimi video. Qui esploriamo tutto sulle connessioni umane, sulle relazioni e sull'affascinante universo dell'amore. Quindi, iscriviti subito, attiva la campanella e unisciti a noi in questo viaggio. Quando si tratta di relazioni, molte donne cadono nella trappola dei giochi. Forse hai già sentito quella vecchia storia secondo cui più sei difficile da raggiungere, meglio è. Ma, in realtà, questo raramente funziona come si immagina. Gli uomini sicuri di sé, quelli che sanno cosa vogliono, non sono interessati a una caccia. Non si sentono attratti da qualcuno che gioca a fare la difficile da conquistare o che mantiene le distanze senza un motivo. Vogliono autenticità, vogliono sapere di potersi connettere con te, senza dover indovinare cosa si nasconde dietro ogni gesto. È importante capire che, quando un uomo sente di dover inseguire qualcosa di irraggiungibile, può anche essere entusiasta all'inizio, ma col tempo l'interesse tenderà a diminuire. Il motivo? Quello che cercava era una sfida, e una volta superata quella sfida, il mistero scompare. E cosa resta? Il vuoto. Invece di creare un gioco di manipolazione, la chiave sta nella sincerità. Una relazione sana si costruisce sulla fiducia, sull'apertura e sul rispetto reciproco. Non legarti a strategie di difficoltà, perché, in fondo, tutti cerchiamo una connessione autentica e genuina. È facile cadere nella tentazione di giocare all'inizio di una relazione, creando una facciata o comportandosi in modo distaccato per sembrare più attraenti. Tuttavia, gli uomini, soprattutto quelli che sanno cosa vogliono, si accorgono quando qualcosa non è genuino. Possono anche partecipare al gioco per un po', ma presto iniziano a percepire che stanno affrontando una maschera e non la vera essenza della persona. Questa disconnessione, per quanto possa sembrare eccitante inizialmente, può portare a frustrazione e mancanza di motivazione per continuare. Gli uomini realmente impegnati cercano qualcosa di più di una sfida superficiale, vogliono qualcuno con cui condividere una vera connessione emotiva, e se non sei autentica, questa connessione non potrà mai avvenire pienamente. Un altro punto cruciale è che, quando una donna si pone nel ruolo di difficile da raggiungere, spesso si crea un contesto in cui la comunicazione diventa tesa e forzata. Quando fingi di non importartene o crei uno spazio di incertezza invece di essere onesta su ciò che provi, la relazione finisce per basarsi su supposizioni e malintesi. Questo non fa altro che contribuire a un ambiente di insicurezza e disagio, che può allontanare la persona realmente interessata a qualcosa di vero e profondo. Gli uomini, come chiunque altro, vogliono sentirsi compresi, vogliono poter essere se stessi e aprirsi senza la pressione dei giochi. Se la relazione è autentica, non c'è bisogno di manovre o trucchi. Infine, vale la pena ricordare che il tempo e l'energia che investi nella manipolazione potrebbero essere molto meglio utilizzati per creare una base solida di rispetto e fiducia. Quando sei autentica e trasparente, non devi preoccuparti di mantenere il gioco, perché la relazione si costruirà su un terreno fertile, dove l'amore e la comprensione possono crescere. Se cerchi qualcosa di duraturo, la chiave è rimanere fedele a te stessa, mostrando la tua vera personalità fin dall'inizio. Questo attirerà gli uomini realmente interessati a te per ciò che sei, e non per ciò che fingi di essere. Hai mai pensato a cosa accade dietro le quinte del cuore e della mente di un uomo durante il processo di innamoramento? Le differenze chimiche giocano un ruolo fondamentale.
Nei primi momenti di attrazione, il corpo di un uomo è inondato da alti livelli di testosterone, che creano un impulso immediato, forte e fisico. È una ricerca di gratificazione, una conquista. Questo è lo stadio iniziale, in cui gli ormoni lo spingono a voler stare vicino, toccare ed esplorare la persona che ha catturato il suo interesse. In questa fase, l'ossitocina, l'ormone dell'attaccamento, non è ancora entrata in scena. Non è il momento in cui il cuore parla più forte, ma piuttosto quello del desiderio e dell'attrazione fisica. Col tempo, man mano che la relazione si approfondisce, la chimica cambia. Il testosterone comincia a lasciare spazio all'ossitocina, che assume un ruolo cruciale, favorendo la formazione di legami emotivi più forti. In questa fase, il desiderio fisico rimane, ma il focus si sposta verso la connessione emotiva e l'attaccamento. L'ossitocina crea un legame profondo, che permette all'uomo di sentirsi più sicuro e a suo agio con l'idea di costruire qualcosa di duraturo. Ecco perché molti uomini, dopo quel periodo di incanto, iniziano a coinvolgersi in modo più significativo e impegnato, cercando non solo l'eccitazione iniziale, ma anche la sicurezza di una connessione autentica e duratura. L'amore diventa, quindi, più di una semplice attrazione fisica, si trasforma in un legame profondo e persistente che coinvolge sia il cuore che la mente. Alla fine, è evidente che il vero amore negli uomini non è qualcosa che accade dall'oggi al domani. Esso evolve, matura e si rafforza nel tempo. All'inizio, l'attrazione può essere guidata da un desiderio impulsivo, ma man mano che le fasi si sviluppano, questo impulso lascia spazio a qualcosa di più profondo e duraturo. La chimica, che inizialmente ruota attorno al testosterone e all'attrazione fisica, viene gradualmente sostituita dall'ossitocina, che promuove l'attaccamento emotivo. Questo processo dimostra che gli uomini, proprio come le donne, hanno bisogno di tempo per comprendere e sviluppare pienamente i loro sentimenti. Quindi, la prossima volta che ti chiederai cosa fa davvero innamorare un uomo, ricorda che anche lui sta attraversando un viaggio emotivo complesso. L'amore non è istantaneo, si costruisce, con pazienza e dedizione, e va ben oltre la semplice attrazione. Per gli uomini, come per tutti noi, il vero amore arriva col tempo, quando gli strati del desiderio si dissolvono e ciò che rimane è la forza di un attaccamento genuino, il rispetto e una connessione emotiva. Questo è l'amore che vale la pena di essere vissuto, quello che cresce e si approfondisce, giorno dopo giorno. Esiste un mito ampiamente diffuso secondo cui gli uomini si innamorano solo attraverso l'intimità fisica, ma non è vero. Sebbene il sesso giochi un ruolo importante nell'attrazione, non è il fattore principale che porta alla costruzione di un amore genuino. In realtà, l'intimità fisica precoce può persino essere dannosa a lungo termine, poiché entra in gioco l'effetto Coolidge. Questo fenomeno spiega la tendenza di alcune persone a perdere interesse per i propri partner una volta soddisfatto il desiderio iniziale, cercando nuove fonti di eccitazione e attrazione. Ciò accade perché, per gli uomini, il piacere immediato e la novità possono oscurare lo sviluppo di un legame emotivo duraturo. Il sesso, da solo, non crea le basi di una relazione solida. Contrariamente a quanto si pensa, è la costruzione di una connessione emotiva profonda che realmente sostiene il vero amore. E come avviene questo? Quando il legame emotivo viene rafforzato prima dell'intimità fisica, il desiderio diventa più significativo. La fiducia, il rispetto e la comprensione reciproca sono gli ingredienti principali che fanno fiorire una relazione. Per questo motivo, contrariamente al mito che associa l'amore all'attrazione fisica immediata, la vera connessione tra due persone si forma costruendo una base solida, dove il sesso è solo una parte di un'esperienza emotiva profonda e significativa. Quando il sesso avviene prima che si sia stabilito un legame emotivo, la relazione rischia di rimanere superficiale, riducendo la possibilità che un amore genuino possa sbocciare. L'intimità fisica può creare una sensazione momentanea di vicinanza, ma non sostituisce la costruzione di una connessione emotiva autentica, quella che va oltre l'attrazione passeggera. Per gli uomini, così come per le donne, il desiderio di sentirsi valorizzati e compresi è molto più forte della semplice ricerca del piacere fisico. Questo è particolarmente vero quando la relazione evolve in una fase più profonda,
dove la fiducia e il rispetto reciproco diventano pilastri essenziali. E, contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, anche gli uomini cercano un tipo di intimità emotiva. Vogliono essere ascoltati, compresi e accettati. Desiderano che il legame che si forma vada oltre la soddisfazione immediata e si trasformi in qualcosa di duraturo. Quando il sesso arriva dopo una costruzione solida della relazione, diventa più significativo, più coinvolgente e, soprattutto, rafforza ulteriormente l'amore che sta nascendo. Corpo e mente si allineano, e il piacere diventa più completo, perché non è solo fisico, ma anche emotivo. Questo equilibrio tra emozione e fisicità è ciò che costruisce una relazione duratura. Quando entrambi i partner investono tempo per conoscersi davvero, creando una base solida, il sesso smette di essere qualcosa che riempie semplicemente un vuoto temporaneo e diventa un'espressione di qualcosa di più grande, la connessione profonda costruita nel tempo. Contrariamente a quanto si crede, l'amore non è semplicemente il riflesso del desiderio fisico immediato, ma il risultato di un processo continuo di crescita, comprensione e, soprattutto, rispetto reciproco. Per coltivare un amore genuino, la chiave è investire nella costruzione di una connessione emotiva solida prima di concedersi all'intimità fisica. Quando due persone si conoscono profondamente, condividono i propri sentimenti, sogni e vulnerabilità, iniziano a costruire qualcosa di molto più significativo di una semplice attrazione passeggera. È in questa fase che si formano i legami più forti, basati su rispetto, fiducia e ammirazione reciproca, creando una piattaforma stabile su cui il rapporto può crescere e approfondirsi. Affrettarsi verso l'intimità fisica può creare una sensazione di vicinanza, ma, in realtà, può ostacolare lo sviluppo di un legame emotivo autentico. L'intimità dovrebbe essere una naturale estensione della relazione, non la base su cui essa viene costruita. Quando la base emotiva è solida, il sesso diventa molto più di uno scambio fisico, diventa un'espressione della connessione profonda che esiste tra i due, qualcosa che rafforza e solidifica l'amore. Pertanto, quando investi tempo per conoscere e comprendere veramente il tuo partner, stai creando le condizioni ideali affinché l'amore possa sbocciare. Questa costruzione graduale dell'intimità emotiva non solo rende la relazione più ricca e appagante, ma aumenta significativamente le probabilità che duri, perché si basa su una comprensione reciproca profonda. Quando l'amore viene coltivato dall'interno, è più forte e resistente alle sfide che il tempo può portare. Ora che hai compreso come gli uomini si innamorano, cosa passa per le loro menti e cuori, e come le diverse fasi dell'amore plasmano il loro comportamento, forse ti stai chiedendo, come posso usare queste informazioni nei miei rapporti personali? La risposta risiede in qualcosa di semplice, ma potente, l'autoconsapevolezza. Quando capisci la psicologia maschile nell'amore, puoi affrontare le relazioni in modo molto più consapevole. Noti i segnali, le sfumature e, soprattutto, comprendi cosa motiva l'altra persona. Questo non solo rende le connessioni più profonde, ma anche più autentiche. Ora, immagina se potessi cambiare il tuo approccio, se fossi più preparata a gestire le diverse fasi e le sfide dell'amore. Cosa cambierebbe per te? Cosa faresti diversamente? La verità è che, perché i tuoi rapporti cambino, devi cambiare tu. Il modo in cui ti comprendi, ti poni e ti relazioni con l'altro è ciò che creerà una base solida per qualcosa di duraturo. E tutto inizia da te. Se hai trovato utile questo video, non dimenticare di iscriverti qui al canale Emozioni e Connessioni, dove esploriamo i misteri delle relazioni umane e dell'amore. Voglio sapere da te, conoscevi già queste informazioni? Come si collegano alla tua storia? Quali di queste fasi hai vissuto o osservato? Lascia un commento qui sotto e condividi le tue esperienze. Continuiamo questa conversazione, perché, in fin dei conti, ogni relazione è un viaggio, e ognuno ha una storia unica da raccontare. Ci vediamo nel prossimo video.